Si stima che nel mondo una persona su 10 avrà un attacco di panico nella propria vita. È un problema, ecco, di fronte al quale soprattutto all'inizio ci si sente inermi, spezzati, che scuote le certezze del nostro io e della nostra realtà. E quando, ecco, iniziamo ad avere paura degli attacchi di panico, può trasformarsi anche in un vero e proprio disturbo da attacchi di panico. Ma non disperate, l'attacco di panico è un errore. È un problema causato da false credenze e da dove poniamo, ecco, la nostra attenzione. E allora oggi vorrei parlarvi di questo e lo faremo, ecco, in primo luogo, magari vedendo un po' quali potrebbero essere, ecco, i sintomi di questo problema, del disturbo e come potrebbe sentirsi una persona che soffre di queste problematiche. Poi vedremo, ecco, in secondo luogo cosa lo causa e per finire vedremo come superarlo e anche, insomma, quali magari prospettive potrebbero aprirsi dopo una guarigione. Quindi, prima di tutto, ecco, quali sono i sintomi e come potrebbe vivere una persona, come potrebbe sentirsi una persona che purtroppo è preda di questi attacchi? Beh, quando hai un attacco di panico, quando soffri anzi di attacchi di panico persistenti, è come tenere con sé letteralmente una bomba a orologeria, pronta a esplodere in qualsiasi istante. È un problema in cui il corpo diventa quasi un nemico e ogni sensazione fisica pensi sia un'insidia. È un problema per chi ne soffre in modo grave, dove i giorni sono costellati, ecco, di ansia, palpitazione, vertigini e respiro affannoso, e dove sembra di vivere in un costante stato di minaccia. E quando l'ansia è forte e sale, ecco, allora il mondo attorno a noi può addirittura diventare strano e quasi irreale. Perché l'attacco di panico è come un ospite indesiderato che non ti avvisa ma continua a tornare e quindi vivi in un costante stato di allerta perché non sai mai quando, dove, in che situazione ecco si ripresenterà quindi questi sintomi fisici, il terrore, la paura di morire si ripresenteranno nuovamente a te. E nei casi più gravi ci costringe ad abbandonare ciò che amavamo. Gite fuori porta con gli amici, viaggi in macchina, quindi, o addirittura andare al supermercato diventano problematici, finché la nostra vita diventa come una striscia ecco sottile, in cui questo bisogno di controllo accende la paura e sfoca il nostro sguardo, sfoca il tuo sguardo, facendoti intravedere, ecco, la salvezza in un farmaco, in una pillola magica o in una bottiglietta d'acqua, ecco, che pensi possa salvarti dal soffocamento, dalla paura di soffocare. Quindi, ricapitoliamo, ecco, e facciamola semplice. L'attacco di panico è un problema in cui si ha paura stia per accadere una catastrofe imminente. E si hanno magari sensazioni fisiche. È un problema in cui si hanno sensazioni fisiche come tachicardia, anzi palpitazioni o magari spilli nelle mani che sembrano strane. Ecco, sembrano strane e sembrano indicare un pericolo imminente. E poi in seguito evolvono in una paura, magari la paura di impazzire, la paura di avere un infarto o la paura di perdere completamente il controllo. E quando gli attacchi di panico sono frequenti, purtroppo si sviluppa anche la paura, ecco, di averli di nuovo. E quindi si iniziano anche ad evitare delle situazioni in cui, ecco, si pensa possano ripresentarsi. E molti cercano di gestirli prendendo farmaci, assumendo farmaci o magari portando con sé una bottiglietta d'acqua, soprattutto quando si è fuori. Magari, ecco, da bere, ecco, bere un po' d'acqua quando ci si sente, ecco, soffocare. Ecco, oltre al fatto che la rassicurazione è un altro aspetto molto fondamentale con il panico, che spesso, assicurazione negli altri intendo, che spesso sembra appunto non sfamare mai, come detto prima. Ma allora, ecco, da cosa nasce? Beh, nasce da uno sbaglio, anzi da un'interpretazione sbagliata. Allora, immaginiamo di camminare in un parco. Sicuramente, ecco, mentre magari camminiamo, la nostra attenzione, ecco, si focalizzerà sulle piante, sui fiori, ecco, attorno a noi. La nostra attenzione è come un faro, dovete immaginiamola come un faro, ecco. Quindi c'è questo fascio di luce, ok, che si sposta a destra e a sinistra, alto e in basso, che nel panico si focalizza principalmente sul nostro corpo. E di conseguenza, ecco, avviene quasi una sorta di fissazione sulle sensazioni corporee, come battito cardiaco o respirazione. Il problema sta proprio qui, nel fatto che questa fissazione, dopo un po', fa sembrare anche una piccola variazione di queste sensazioni somatiche come pericolosa, come minacciosa.
È un po' come quando, ecco, magari, non so, cammini in spiaggia e noti un granello, ecco, magari un microscopico granello di sabbia nella scarpa, ecco. E più ci pensi, ecco, più ci pensi, più ti sembra grande e poi a un certo punto sembra addirittura ti stia perforando il piede. Quindi nel panico, poiché la tensione, ecco, è fissata sul corpo, anche la più piccola variazione, ecco, del battito cardiaco sarà interpretata come, ecco, minacciosa, come detto, e allora la torre di controllo del faro sparerà l'allarme. Quindi il panico è in realtà un falso allarme del cervello. E secondo voi, ecco, secondo te, una volta che ci sentiamo minacciati, quali sensazioni potremmo avere? Cosa potremmo sentire? Proprio così, ansia, panico, ecco che di solito non arrivano mai da sole, ma sempre costellate, ecco, da un carosello di tante altre sensazioni fisiche, ecco, festose ed esuberanti. E allora adesso tremiamo, sudiamo e purtroppo stiamo buttando tanta altra carne al fuoco per il panico. Perché appunto quella torre di controllo, che è già fissata su ogni singolo cambiamento, variazione, ecco, delle sensazioni corporee, delle sensazioni somatiche, a questo punto, ecco, arrivano sudorazione, tremore, e allora sì, ecco che sbatterà, ecco, il batacchio, suonerà il batacchio della campana di allarme a tutto spiano. E quindi il nostro cervello interpreterà anche il più piccolo, ecco, dolore intercostale come un infarto. O magari anche un fisiologico, un normalissimo calo di pressione come svenimento, perdita di controllo, ad esempio, generando appunto panico. Quindi ecco, questo stampiamocelo bene in testa. L'attacco di panico è una interpretazione catastrofica delle nostre sensazioni somatiche. Insomma, è un problema terribile, ecco, ma che ci pone anche di fronte a degli interrogativi, ci pone di fronte a delle domande in realtà. Perché l'attacco di panico, volenti o nolenti, ci mette forzatamente in contatto con le nostre vulnerabilità, con il nostro essere e anche con le nostre paure più profonde. Abbiamo già visto la paura di morire, la paura di impazzire, la paura di perdere il controllo, magari. Il panico sgretola un po' le nostre certezze e soprattutto cozza tantissimo con la realtà di oggi, perché in un mondo, ecco, in cui sembra che tutti possano essere invincibili o che magari abbandonarsi ai facili piaceri, al divertimento breve, ecco, possa essere la risposta o possa consegnarci il significato della nostra vita, beh, il panico ribatta completamente tutto questo. Perché nel panico, ecco, sedarsi, anestetizzarsi, magari non so, scrollando sui social, bevendo alcol, seguendo i trend, la challenge del momento, tutto questo non funziona più. Il panico ci forza in un certo qual modo a cercare nuove strade, ecco, a cercare nuove risposte nella nostra vita. Ma andiamo al terzo punto, ecco, a cosa fare, cosa bisogna fare allora. Ecco, in questo canale noi crediamo ovviamente che la conoscenza non serva solo a rimpinzare, ecco, il cervello di nozioni e fare i fighi barbuti, ecco, perché quanto discusso può già aiutarci tantissimo in realtà a cambiare un po' come vediamo il problema, a cambiare la concezione del problema. Se il panico nasce da appunto un'interpretazione sbagliata di sensazioni del tutto benigne, beh, la prossima volta che magari ci arrivano, ecco, sicuramente sarà difficile, ma proviamo a lasciarle andare. Ecco, e magari quando ci arrivano possiamo ripeterci anche: è solo un falso allarme. Questa sensazione che sento è sicura. Il panico che sento, che mi sta arrivando, è solo un falso allarme. E in questo modo, ecco, intanto iniziamo a comunicare al cervello che le sensazioni corporee sono benigne, non indicano per forza un qualcosa di, ecco, catastrofico. Se invece il problema è la paura che durante il panico, ecco, accada un qualcosa di terribile, beh, allora in quel caso ti invito a chiederti, ecco, quante volte hai avuto un attacco di panico? Ecco, chieditelo, quante volte l'hai avuto e quante di queste sei effettivamente passato o passata a miglior vita? Se la risposta è 0, beh, i punti potrebbero essere 2. Punto 1. È possibile tu abbia un superpotere nascosto, un superpotere sopito dentro di te che riesce a fermare la morte, riesce a fermare l'infarto, ecco, col pensiero magari. E allora in quel caso, mio caro, mia cara, palesati. Ecco, ci piacerebbe conoscerti, potresti avere dentro di te la chiave per salvare l'umanità. In caso contrario, è semplicemente possibile che il problema non sia, ecco, un problema di morte, un problema di catastrofe, ma solo una paura eccessiva. Quindi ecco che cerchiamo di cambiare un po' la concezione in questo modo. Se invece la domanda è
Sì, ma cosa faccio durante un attacco, ecco, durante un momento, ecco, di crisi? Beh, durante un momento di crisi dobbiamo gestirci, quindi cerchiamo di utilizzare magari l'esercizio dei 5 sensi. Quindi focalizziamoci su 5 cose che possiamo vedere, 5 4 cose che possiamo toccare e le tocchiamo, ecco, 3 cose che possiamo sentire, che possiamo ascoltare, 2 cose che possiamo odorare, compresi magari i nostri vestiti, ecco, la nostra pelle, eccetera, e una cosa che possiamo gustare. Ecco, questo ci rifocalizzerà un attimo sul presente. Oppure, un'altra tecnica che possiamo utilizzare è il cosiddetto sospiro fisiologico, che è anche appoggiato dalle neuroscienze e funziona così, ve lo spiego brevemente, anzi facciamolo insieme, ecco. In primo luogo, ecco, ispiriamo 2 volte dal naso. La prima volta facciamo un'ispirazione lunga, così, poi una micro ispirazione e poi un'espirazione dalla bocca lunghissima. E ripetiamo l'intero processo 2 volte, quindi di nuovo ispiriamo nuovamente brevemente ed espiriamo lungamente dalla bocca. Quindi appunto, ripetiamo 3, 4 volte e potremo sentirci un po' storditi, ma è normale, solo la pressione, ecco, che è scesa. Infine, tornando al punto di prima, ossia quali strade si aprono dopo il panico, beh, nei miei pazienti ho sempre visto che dopo la guarigione trovano nuova linfa, nuova forza, ecco, nuovo coraggio e questo incredibilmente lo conferma anche la scienza, perché gli studi, ecco, confermano che quando veniamo presi da un evento forte, ecco, quando affrontiamo un evento forte, un evento traumatico come un lutto, una malattia, anche un problema di salute mentale, ecco, e lo superiamo, una volta superato, soprattutto quando lo superiamo ovviamente in maniera positiva, spesso riusciamo a dare un senso diverso alla nostra vita. E attenzione, non è solamente resilienza, ciò di cui si parla tanto oggi, ossia bouncing back, ecco, il tener duro, ecco, il farsi forza durante una difficoltà per poi tornare indietro allo stadio in cui eravamo precedentemente una volta superata. Non è solo questo. Questi eventi ci trasformano, ci cambiano e a volte ci insegna anche a dare più valore al presente e quindi anche a smettere magari di sprecare le nostre energie in cose futili. Quindi magari, ecco, quel litigio, stress sul lavoro, ecco, come visto nel mio paziente, ecco, una volta guarita, se ho superato questo, posso superare tutto e ora voglio solo dedicare, ecco, le mie forze alla mia famiglia, ai miei amici, insomma. Ovviamente questo valeva per lei, ma ciascuno di noi può trovare con nuove risposte diverse dopo un momento buio. Quindi, ricapitolando, ecco, l'attacco di panico non è la follia, non è un problema di perdita di controllo, ma è un errore, ecco, del sistema, che come tutti gli errori, ecco, ovviamente si può correggere, si può gestire. E quella bomba a orologeria di cui parlavamo prima, che senti dentro, ecco, puoi disinnescarla o anche smettere di temerla. Ovviamente questo è molto più facile a dirsi che a farsi e non sostituisce un percorso psicologico. E se avete bisogno di aiuto, ovviamente io rimango disponibile a una consultazione, trovate il link in descrizione. Se invece, ecco, questi contenuti ti interessano, beh, iscriviti al canale, così non ti perdi i prossimi. Facciamo lavorare l'algoritmo, così che arrivi magari a chi ne ha bisogno al momento giusto. E come sempre, ecco, volevo ricordarvi, la vita è bellissima, ma cerchiamo di prendere tutte le opportunità che ci vengono date, ecco. Un saluto e alla prossima!